Se ci assolvete ci fate piacere, se ci condannate ci fate onore. Questa è la frase che all'età di 28 anni un giovane Mussolini pronuncia davanti ai giudici che lo stanno processando in quel momento per via dei disordini da lui creati. Nel 1911 infatti il socialista Benito e gli altri volti della manifestazione bloccheranno un tratto di ferrovia nei pressi di Forlì, destinato al carico di armamenti per la guerra di Libia. All'intervento delle forze dell'ordine si sfocerà nella violenza. I giudici, posti davanti alla sentenza mussoliniana, decisero di fargli onore, decisero di condannarli. Non solo Benito, infatti, con lui, tra i volti, tra i rappresentanti della manifestazione, c'era un ragazzotto, un ragazzino minuto di 20 anni, piccolino, che viene descritto con degli occhiali spessi, tanto da farlo sembrare una volpe miope. Si chiamava Pietro Nenni. Proprio come ebbe a commentare postumo, i giudici preferirono farci onore. Socialisti e repubblicani sono lì a protestare per motivi di stampo politico, perché il governo del vecchio boia Labrone, citazione d'Annunziana, ovvero Giolitti, si imbarcò nella guerra di Libia. Ognuno è lì per i suoi motivi, quindi. I repubblicani sono lì per porre fine a questo scempio, per porre fine a questo mondo dove i capricci e la richiesta di prestigio di qualche monarca sfocia sempre e comunque nelle guerre. È ingiusto. D'altro canto, i socialisti sono lì perché è palese che il colonialismo è una forma di imperialismo portata ai massimi livelli, il massimo sfruttamento dei poveri, incivili, indigeni musulmani, il tutto per la ricchezza, per il potere, perché il padrone forte a questo mondo schiaccia sempre lo sfruttato debole. Eppure l'Italia continuerà ad avere interessi per le sponde libiche sia col vecchio sistema liberale che durante l'era fascista, durante l'era repubblicana e con quelle sfaccettature socialiste, ma questa è un'altra storia. Rimaniamo nel periodo storico in cui l'Italia tentò di massimizzare le sue relazioni col mondo arabo e con l'Islam, andando incontro alla religione del profeta e servendosi anche di essa. Tra l'altro nello stesso periodo storico in cui il nostro paese smise di essere laico e divenne cattolico, a testimonianza per l'ennesima volta di come a un certo punto della sua storia il fascismo divenne semplicemente amministrazione su amministrazione, tutto e niente contemporaneamente. In questo video ci muoviamo geograficamente, non storicamente, quindi diamo uno sguardo alle 3 macro aree delle zone di influenza italiana, per poi concludere con l'apice di questo sodalizio, con il matrimonio definitivo, con la più sfarzosa delle cerimonie datata 1937, per poi concludere in realtà con una nota dolente. Come mai, nonostante tutti i nostri sforzi, i semi non sono stati colti alla fine? Come mai non è stata lanciata l'insurrezione? Vai con la Libia! Ce ne fregammo un dì della galera, ce ne fregammo della brutta morte. La quarta sponda d'Italia è stata indubbiamente il territorio di maggior sodalizio tra il fascismo e la religione del profeta. Come spesso accade però furono poche le cose che il fascismo si inventò, anzi si limitò in questo caso ad ereditare un rapporto che già esisteva. Dai tempi della guerra di Libia, passando poi per gli anni 20, quindi gli anni della riconquista della Libia anche ad opera del regime, questo si limitò ad osservare e censire le popolazioni libiche. Si evidenziavano le 4 genti di Libia. Ovviamente io parlo di genti, loro parlavano di razze. Se dovessi fare io una discrepanza al giorno d'oggi, dividerei le persone tra chi si iscrive al canale e chi non si iscrive al canale, chi mette like, chi lascia hype al video, che si può fare solo da telefono, scoperto, ecco perché non lo vedete tutti, e chi non lo fa, quindi mi raccomando. Si evidenziava come erano presenti delle elite turche ed ebraiche, queste percepite come aliene al grosso della popolazione, ovvero gli arabi e quegli altri che vengono da sotto il Sahara, etichettati con la parola con la N. L'Italia prefascista inizia a raccontare come i poveri indigeni arabi sono in qualche modo soggiogati dai padroni. Da una parte il turco che interpreta la legge del profeta un po' come vuole, venendo meno ai precetti del Corano. Dall'altra parte le comunità ebraiche, e qui via con la solita tiritera, usurai, banchieri e strozzini. Non vi sto neanche a dire che l'abitante medio della Tripolitania o della Cirenaica, potendo scegliere, preferiva certamente il turco all'italiano, soprattutto per motivi religiosi. Come mai quindi siamo passati a questo? Come mai siamo passati dall'astio verso gli italiani a addirittura il protettore dell'Islam? La Libia italiana ha avuto una conquista, ma ha avuto anche una riconquista. Già dal gennaio del 1922 il governo Facta dà il via libera al generale Graziani per iniziare le sue operazioni in Nord Africa.
Queste verranno ampiamente supportate e portate a compimento col governo Mussolini. È bene ricordare anche il cambio d'approccio di tipo militare che portò il regime, quindi non più larghi contingenti di uomini impiegati in Libia, ma piccole squadre, piccole plotoni, piccole compagnie che danno meno nell'occhio, costano di meno, ci sono minor perdite e soprattutto il grande cambiamento: far combattere gli irregolari, quanti più irregolari possibili, dai mercenari agli ascari eritrei, non gli ascari di Libia, perché gli ascari di Libia erano musulmani e potevano disertare, come spesso accadeva, ma gli ascari eritrei erano di religione copta, la chiesa quella etiope, che vedremo dopo, e si odiavano con i musulmani, quindi far combatter loro. La prima apertura verso l'Islam avviene proprio dall'attuale governatore della Tripolitania, Giuseppe Volpi. Il conte di Misurata ha avuto sempre un occhio di riguardo per la religione musulmana e nonostante il periodo di riconquista della colonia, questo provò sempre a rendere l'onore delle armi al nemico. Immaginatevi la Tripolitania in una situazione dove un giorno i guerriglieri arabi attaccano, poi si ritirano, poi attaccano di nuovo e così via dicendo. Come sempre accade nella storia del regime, furono gli squadristi che furono il problema principale della gestione della colonia nei primi tempi, perché questi ogni tanto si inventavano la spedizione punitiva di stampo religioso contro le moschee, davano fastidio ai quartieri ebraici. Per carità, anche prima la Libia era instabile per tutte le diversità che abbiamo visto prima, non è che era tranquilla, semplicemente adesso si aggiunge il carico da 90, un nuovo motivo di stabilità: le camicie nere. Troppo disordine per una politica di distensione anche con tutta la buona volontà del mondo, o anche banalmente per fare tutti i nostri interessi del mondo. I tempi non erano ancora maturi. De Bono e Badoglio seguiranno Volpi quali governatori della Tripolitania, due militari, uomini perfetti per portare a termine la riconquista dello sperduto deserto del Fezzan, per poi virare verso Cirene, verso l'ordine Senussi e la Cirenaica. Nel 1934 nasce la Libia italiana e ora i tempi sono maturi. Proprio come De Bono fu spedito a Tripoli nel 25 dopo il polverone di Matteotti, Balbo fu incoronato quasi primo governatore della Libia a suo malgrado, dato che dovette lasciare il tanto amato Ministero dell'Aeronautica. Le popolazioni arabe anelano ad incontrarsi con il duce guerriero che marcia a cavallo alla testa del popolo, per gridargli la fedeltà al re imperatore e alla grande madre Italia. Fedeltà profonda, assoluta, che ha già avuto, ma che dovrà avere una più profonda ripercussione in tutti i figli dell'Islam, nati sulle sponde del Mare Nostrum. Frase di Italo Balbo che serve a farci capire il cambio di mentalità e il tipo d'approccio alle popolazioni locali, alle popolazioni musulmane. Ricordiamo che Italo Balbo era massone, veniva dal mondo della borghesia, è stato ufficiale durante la Grande Guerra, quindi era uno che aveva studiato, certo violento e guerrafondaio, ma non certo uno stupido. Ecco quindi che il tipo di mentalità è quello di: ma certo, dobbiamo aiutare questi poveri indigeni musulmani che vanno semplicemente reindirizzati dalla parte giusta, perché ricordiamo che nel grande destino di Roma c'è spazio anche e soprattutto per chi segue la religione del profeta. Anche lasciandoci alle spalle le opere architettoniche e tecniche utili alla seduzione delle popolazioni locali, la Via Balbia, l'Arco del Fileni, il già esistente Gran Premio di Tripoli, ci accorgiamo di come l'appoggio del regime in questa fase è assolutamente decisionista. Il fascismo sceglie tra tutta la diversità libica i fedeli di Maometto, anche a discapito degli altri. Sapete benissimo la ben nota rivalità tra Italo Balbo e Mussolini, o meglio, più che rivalità, diciamo che Balbo non prese mai parte al grande gioco di divinizzare la figura del duce, lo trattò sempre da essere umano anche negli anni 30. Quello è un uomo come tanti altri e come tutti gli uomini può anche essere una testa di cazzo alle volte. Ennesimo motivo d'attrito dei due, l'emanazione delle leggi razziali nel 38, a cui Balbo era decisamente contrario, anzi proprio nel 38 sentite cosa disse Balbo? La politica che ho attuato, seguendo scrupolosamente le direttive del duce nei confronti delle popolazioni libiche, è venuta ad assumere due aspetti distinti. 1. Comune a tutte le popolazioni nel campo della giustizia e della disciplina, del benessere economico e dell'assistenza protettiva. È l'espressione della sollecita cura paternalistica del governo verso i sudditi che in esso hanno riposto, con la più assoluta sottomissione, la più completa fiducia. Tradotto, in generale in Libia le cose stanno andando bene, i nostri piani stanno funzionando. Ma sentiamo il punto 2.
L'altro, riguardante le popolazioni musulmane delle province costiere, riflette nel campo etico, politico e sociale le esigenze spirituali ed intellettive di gente che, per razza e tradizione, non può rimanere statisticamente relegata allo stadio coloniale. L'opera svolta dal governo fascista a beneficio degli arabi è quindi di tale portata politica e morale da trasformare la struttura sociale della popolazione, da creare anzi le condizioni necessarie per una più diretta partecipazione di queste popolazioni alla nostra vita civile. Se quindi la maggior parte delle popolazioni indigene della Libia è ovviamente aliena agli usi e costumi italiani, non è così per chi segue il Corano. Per uno strano giro, infatti, gli italiani incanalati nel fascismo trovano dei punti di contatto con i fedeli di Allah. In qualche modo le due cose possono parlare tra di loro. Addirittura, come abbiamo letto, prima o poi, secondo la visione di Italo Balbo, le popolazioni arabe dovranno partecipare alla vita politica del paese. Più prima che poi, dato che il Regio Decreto Legge numero 70, 9 gennaio 1939, garantiva la cittadinanza italiana speciale ai musulmani di Libia. Spulciate la legge sulla cittadinanza che vi lascio qua sotto e capite anche voi come questa non entrava in contrasto con quella che si chiama, non la conoscevo neanche io, aspettate che leggo perché non me la ricordo, statuto personale e provvisorio, che sono praticamente i diritti del singolo, da quello che ho capito. Quindi praticamente la cittadinanza viene costruita attorno ai principi del Corano, viene costruita attorno per non andare in contrasto ai precetti di Maometto. Essendo a tutti gli effetti una cittadinanza, c'erano dei requisiti, la maggiore età, la fedina penale pulita, aver servito per un tot nelle forze armate, aver fatto parte in passato della gioventù araba del Littorio. Non è tutto rose e fiori, ovviamente. Con questo tipo di cittadinanza comunque le popolazioni che la possedevano non potevano esercitare diritti civili e politici sullo stivale. Viene detto nelle aree urbane metropolitane, ma vuol dire chiaramente puoi comandare nei territori libici, ma tu libico non comanderai mai sugli autoctoni dello stivale. Mi permetto di dire, mi sbilancio, è un'opinione del tutto personale, liberi di criticare, cazzo, è comunque un inizio, specialmente ricordandoci che siamo in epoca già di leggi razziali. Capiamo quindi come l'uomo col pizzetto interpreta perfettamente quella che è la natura e la cultura italiana. Traduciamo, storicamente l'Italia e gli italiani sono ambiente di dialogo e incontro, non di conquista. Nonostante in questi anni al governo c'è quella generazione di ragazzi intrisa fino all'osso di violenza che vuole fare guerra a destra e a manca perché ha fatto la grande guerra, comunque il codice genetico italiano è un altro. Possiamo dire Balbo come San Francesco? No, ok, forse un po' troppo. La seduzione proprio pratica, tecnica degli italiani nei confronti delle popolazioni arabe del Maghreb arriva con la tanto vituperata missione civilizzatrice. Scusate, leggo perché non me lo ricordo. 3.000 km di strade di grande comunicazione e arterie secondarie, 100 edifici pubblici tra ospedali e sedi di governo, uffici postali, 20 acquedotti, 90 scuole, 30 chiese, 1.200 case operaie che avevano dato alloggio a 9.000 persone, a cui sommiamo la costruzione di moschee in ogni villaggio sperduto, tutela delle comunità ebraiche finché possibile e la pesante e anche ingombrante impronta statale fascista anche nel più sperduto villaggio, quindi anche nell'oasi isolata doveva esserci il piccolo ospedale, la scuola e anche il cinema, se non sbaglio. Sorvoliamo poi quella che è tutta un'altra storia sulle avventure di quei 20.000 italiani, anima proletaria della patria, emigrati in Libia nella missione colonizzatrice, dando vita poi alla stirpe italo-libica che non seguiamo adesso. I frutti di questi semi verranno raccolti nel 1937, ma ci sono altri semi di cui dobbiamo occuparci prima. Si formano le schiere, i battaglioni che van marciando verso la stazione. Questa è grosso modo la mappa del Corno d'Africa in epoca precoloniale, serve a farci capire com'è strutturato il Corno d'Africa, composto principalmente da piccoli sultanati somali lungo la costa somala, un importante entroterra costruito attorno all'impero abissino e intorno a questo altre realtà tribali contese tra le potenze regionali.
moltissimi di questi clan andranno a costituire l'impero etiope, a cui noi faremo guerra, ma altre preferiranno andare contro il Negus, supportando gli italiani piuttosto che convertirsi alla costa somala. Tra i vari strumenti che i clan tribali adottano e reclamano e strumentalizzano per ergersi gli uni sugli altri ci sono due cose. In primo, l'alleanza all'avventura coloniale degli italiani in primis, ma anche inglesi e francesi. Tradotto, decido di supportare i coloni invasori perché tanto stanno facendo guerra a quelli che mi stanno sul cazzo. E poi c'è anche un altro strumento, ovvero la religione. Moltissimi clan nell'Africa orientale utilizzeranno o la religione del profeta, l'Islam, o la chiesa etiope come strumento di emancipazione per andare in contrasto a quegli altri. I nostri nonni e bisnonni lo sapevano, i nostri nonni e bisnonni hanno saputo sfruttare la frammentazione del Corno d'Africa per vincere la guerra d'Etiopia. Parliamo prima dell'Eritrea. L'Eritrea è una costruzione italiana, ovviamente. Ai tempi, infatti, il confine tra Abissinia ed Eritrea non rispecchiava la suddivisione delle realtà tribali. I clan Afar, infatti, si affacciavano dall'entroterra etiope alle sponde del Mar Rosso, idem per i più famosi tigrini. Questi clan erano spaccati a metà dai confini artificiali. Il loro indebolimento ha permesso sì che gli Amara ascendessero definitivamente quali intestatari dell'impero abissino, in larga parte sottomettendo anche i clan Orome. Non tutti però, dato che molti, come ho accennato prima, si sono rifugiati nella religione del profeta, abbracciando le coste somale. Basta, mi fermo qui perché non è l'argomento del video. Più importante sapere invece come alcuni dei nostri ascari eritrei parteciparono più che volentieri alla guerra d'Etiopia per regolare i conti coi loro rivali. I nostri ascari eritrei erano tigrini, volevano regolare i conti con gli Amara, con il ceppo principale dell'impero etiope, nonostante sia i tigrini che gli Amara si rifacessero alla chiesa etiope, quindi al cristianesimo copto, che in realtà sarebbe quello egiziano, ma viene chiamato anche quello copto. Sull'altro fronte la cosa fu venduta come guerra ai miscredenti. Abbattiamo l'eresia religiosa del Negus, riuscendo più o meno a parlare la stessa lingua che stavamo utilizzando in Libia con i libici. Forse l'unica cosa positiva della terribile gestione delle operazioni di De Bono, lenta, vecchia e macchinosa, è stata proprio il fatto che ha dato tempo agli italiani di allora di notare certe cose nel Corno d'Africa, quindi c'erano dei clan che si stavano sulle palle gli uni con gli altri, che c'erano delle frammentazioni interne tra i clan della già colonia eritrea, c'erano delle popolazioni, quelle più delle montagne, che erano cristiane, quindi si rifacevano direttamente al Negus, e c'erano delle popolazioni, quelle costiere, che erano musulmane. E poi c'è anche tutto l'altro fronte, quello della Somalia, nell'unico territorio desertico, quindi nell'unico territorio che assomiglia al Maghreb e all'Arabia, guarda un po', dilagò la religione di Maometto. A differenza del Maghreb, l'avvicinamento all'Islam nasce e muore con la guerra d'Etiopia, non ci sarà troppo spazio nella gestione della colonia. Meno della metà dell'Africa orientale era musulmana e quei musulmani avevano come unico obiettivo quello di odiare i clan vicini. Importante anche specificare il trittico religioso del periodo. L'Italia, paese cattolico, in patria promuoverà la guerra, soprattutto giustificandosi al Vaticano come l'annichilimento dell'ortodossia etiope a favore del cattolicesimo romano, ma a livello pratico non fu tanto a favore del cattolicesimo romano quanto si servì dell'Islam sunnita per distruggere la chiesa etiope e quindi l'impero etiope. L'ortodossia etiope diventa strumento di riconoscimento dei nemici interni della colonia a guerra conclusa. Tradotto, se uno è fedele alla religione dell'imperatore, è molto probabile che rimanga fedele all'imperatore. Quindi sono loro quelli da discriminare, da segregare e da tenere sott'occhio, non gli altri. Concludiamo dicendo che l'Italia compie lo stesso errore degli Stati Uniti di adesso. L'Italia sottovaluta a chi sta facendo la guerra, quindi ha una realtà imperiale, ma, mi permetto di dire, se ne accorge subito dopo e quindi riesce appunto a giocare i clan gli uni contro gli altri. In perfetto stile Rush britannico, comanderemo così l'Africa orientale, anche dopo la fine della guerra. Se fino a questo momento la missione di amicizia con l'Islam era subordinata alla visione paternalistica del «Oh mio Dio, in Africa sono dei poveri scappati di casa e quindi dobbiamo calare su di loro», lo stesso non si può dire per la terza macro area musulmana nell'orbita italiana, l'Albania.
Se andate a spulciare nei commenti di quei contenuti sul mio canale dove parliamo anche solo lateralmente dell'Albania, vedete subito come è vivissimo e fortissimo il nazionalismo, anzi ultranazionalismo albanese. Come ebbe a dire anche il poeta albanese Pashko Vasa, la vera religione degli albanesi è l'albanesità. Questa è la prima cosa da ricordare quando andiamo ad analizzare il rapporto tra fascismo, tra Italia e fascismo e l'Islam in terra albanese. Qua la religione non attacca. Qui l'Islam c'è ma non c'è, fanno un po' quello che gli pare, anzi possiamo tranquillamente dire che la religione di Maometto è il lascito ottomano, né più né meno. La relazione tra fascismo e Islam in Albania arriva quasi per caso. Nel corso della sua ascesa al potere, infatti, Red Zog utilizzò proprio la livella islamica per ufficializzare il suo regno e appiattire le varie diversità albanesi che erano principalmente due. A sud la minoranza greca, i territori dell'Epiro del Nord sono da sempre territorio conteso fra le due nazioni. Ancora oggi è difficile capire dove inizia l'Albania e dove inizia la Grecia in questo piccolo territorio. Nonostante quella dei greci era una minoranza nei territori dell'Epiro, perché era in larga parte una popolazione albanese, mi sbilancio, il sentimento popolare era quello greco. Non erano assolutamente greci a livello genetico, ma se questi si sentivano greci e rivendicavano la religione ortodossa, che ci possiamo fare? L'altra diversità invece viene dal nord dell'Albania, dalle montagne albanesi, dai territori malissori. Questi erano, non tutti, di estrazione cristiana cattolica, anche perché erano già più sotto soft power austriaco. La consacrazione di Zog quale re d'Albania rende più che evidente che il canone albanese è quello del centro, quello che si esprime nella fede musulmana, nonostante, come accennato prima, l'Albania sia laica nel proprio cuore. A questo punto i più attenti di voi si saranno accorti di una cosa: ma se l'unica religione degli albanesi è l'albanesità, se l'albaniaca per sua natura, per forza di cose, è laica nel cuore, com'è possibile che i grandi cambiamenti in terra albanese degli anni 20-30 sono arrivati anche grazie alla livella musulmana? Come ha fatto a attecchire? Gli albanesi sono stati bravissimi perché sono riusciti a muoversi tra una piccolissima zona d'ombra, perché da una parte c'era la laicizzazione dello Stato, la rottura col califfato e quindi col passato turco, e dall'altra parte a servirsi della religione musulmana adattandola all'albanesità. Se infatti i più anziani rimanevano fedeli musulmani, punto, i più giovani albanesi, supportati anche dalle minoranze, si avvicinarono tanto alla fede Bektashi. Bektashi, storica confraternita sufi dei Giannizzeri, espatriata dalla Turchia proprio a Tirana, proprio dal luogo geografico dove provenivano i Giannizzeri, che strano, non solo dall'Albania ovviamente, ma dalla Rumelia. A livello teologico, quindi inutile riduciamo la cosa all'osso, il Bektashismo è una corrente dell'Islam che, diciamolo, fa un po' quello che gli pare. Si può pregare un minimo di volte al giorno, non si prega chinandosi in direzione della Mecca, ma si sta tranquillamente in piedi, si può consumare alcol, la natura della donna è praticamente al pari a quella dell'uomo. Cosa molto più importante che serve in Albania: esiste la parità tra tutte le religioni, specialmente quelle abramitiche. Non esiste quel sentimento che l'Islam si pone sopra la gente del libro perché non capisce la gente del libro. Tra l'altro nel Bektashismo, se fai il Ramadan sei proprio un pazzo, cioè sei proprio un estremista. Da qui il sodalizio tra gli albanesi e questa religione subalterna al sentimento albanese. Altro problema però: se tu, Red Zog, ti legittimizzi con l'Islam, per quanto una sfaccettatura dell'Islam, e poi arriva un tizio con la spada che è il protettore dell'Islam, il matrimonio diventa quasi inevitabile. L'Albania centrale in quella fase si fa almeno in parte nemica dell'Albania meridionale e settentrionale, quindi la mancanza, la fragilità interna deve essere necessariamente colmata almeno da amicizie esterne. Ma c'è un problema anche qui, perché le relazioni tra Italia e Albania non iniziano certo negli anni 30, sono molto più lunghe, addirittura dalla nascita dell'Albania dalla nascita moderna dell'Albania, perché l'Albania è sempre esistita, quindi nel 1913. La nascita dei rapporti ufficiali a termine della Prima Guerra Mondiale e il continuo soft power italiano in Albania negli anni 20 hanno beneficiato sia l'Italia che gli albanesi. Inutile dire che il modello statale fascista di urbanizzazione e istituzioni pubbliche arriva anche in Albania, tra modernità, la strada, la banca centrale che non c'era in Albania.
A un certo punto però questo soft power, sommato ai vincoli militari, sommato al protettore dell'Islam, con dall'altra parte un'Albania che si era stabilizzata sul fronte interno e che si sentiva legittimamente forte di indipendenza, sono diventati un mix letale. L'Albania nel 1938 non sigla quel trattato che è conseguenza logica della continua seduzione e ingerenza italiane in terra albanese, quel trattato che garantiva parità di diritti civili e politici a italiani e albanesi. Italiani che si trovavano in Albania, ma albanesi che non si trovavano in Italia, quindi gli effetti erano a una direzione sola. Nel 1938, quindi, quasi 20 anni di investimenti e di aiuti italiani rischiano di andare in fumo per la legittima richiesta di emancipazione albanese. Ne sappiamo tutti quello che è successo dopo. Nel 1939 l'Italia occupa l'Albania. Nel 1939 siamo già a un punto in cui tutto il lavoro che il fascismo ha fatto nei confronti delle popolazioni musulmane è già ampiamente buttato nel cesso. È buttato nel cesso perché è deviato. È già un periodo dove è mutata la natura della politica filo-islamica del regime, politica filo-islamica che veniva trasmessa da un'emittente italiana. Torno il tamburo, lontano rullerà, se le trombe stridino, pianino. Quello che sto per raccontare non è rilevante, ma voglio raccontarvelo perché è incredibile. L'Italia, anche per sua posizione geografica, che la mette in contatto con l'Egitto, con il canale di Suez, con il Mediterraneo orientale, con il mondo indiano, potrebbe domani assolvere il compito di far saltare l'impero inglese asiatico-africano. Scrive nel 1919 Mussolini sul Popolo d'Italia. 15 anni dopo verrà piantato il primo tassello per tentare di far saltare l'impero su cui non tramonta mai il sole. Radio Bari. Già capoluogo della Fiera del Levante, Bari è la città perfetta per la proiezione geopolitica italiana, per forza di cose guardante a est e a sud. Come ebbe a dire Benito all'inaugurazione di Radio Bari, gli obiettivi storici dell'Italia hanno due nomi: Asia ed Africa. Sud e Oriente sono i punti cardine che devono suscitare la volontà e l'interesse degli italiani. Questi nostri obiettivi hanno la loro giustificazione nella geografia e nella storia. Di tutte le grandi potenze occidentali d'Europa, la più vicina all'Africa e all'Asia è l'Italia. Nessuno fraintenda la portata di questo compito secolare che io assegno a questa e alle generazioni italiane di domani. Non si tratta di conquiste territoriali, e questo sia inteso da tutti, vicini e lontani, ma di un'espansione naturale che deve condurre alla collaborazione fra l'Italia e le nazioni dell'Oriente mediato e immediato. L'Italia può fare questo. Il suo posto nel Mediterraneo, mare che sta riprendendo la sua funzione storica di collegamento fra l'Oriente e l'Occidente, le dà questo diritto e le impone questo dovere. Non intendiamo rivendicare monopoli o privilegi, ma chiediamo e vogliamo ottenere che gli arrivati, i soddisfatti, i conservatori non si industrino a bloccare da ogni parte l'espansione spirituale, politica, economica dell'Italia fascista. Radio Bari è quindi un'emittente italiana che trasmetteva in lingua araba alternando a tratti l'italiano. Tradotto, tu stai parlando, nonostante le differenze, non so se la parola è giusta, ma direi dialettali tra tutte le sfaccettature dell'arabo, non soltanto alle colonie italiane, ma stai parlando dal Marocco alla Siria, passando e allungandoti per la penisola arabica. Come sappiamo che funzionò il progetto Radio Bari? Le altre potenze risposero. Nel 1935 viene fondata Radio Algeri dalla Francia, Jerusalem Radio nel 1936, inglesi, Radio Qasr az-Zahur 1934 a Baghdad, inglesi quindi. 1937 Radio Daventry inizia a trasmettere anche nelle periferie dell'impero britannico e nel 1938 nasce Radio Beirut. Oibò, qui qualcuno si è allarmato. Ovviamente quando parlo di fondazione della radio mi riferisco alle volte a quando venne proprio inaugurata la stazione radio, altre volte invece a quando venne riconvertita, magari già esisteva ma da quel momento in avanti iniziò a trasmettere e cambiò il suo ruolo per parlare alle popolazioni arabe locali. L'Italia aveva iniziato e stava vincendo la guerra delle onde. A partire dal 38 arriva l'apice di Radio Bari, le cui trasmissioni erano quotidiane e della durata di 1 ora e un quarto, divise tra fascia mattutina e fascia serale. Solitamente il programma Radio Bari partiva con qualche minuto di musica araba ovviamente.
La musica richiamava subito l'attenzione perché appena sentivi la musica nella tua lingua madre scattavi, ti accorgevi di qualcosa, specialmente per delle popolazioni abituate a rizzare le orecchie per sentire il richiamo del muezzin alla preghiera. Richiamo del muezzin fatto proprio con tonalità canore, quasi musicali. Passati i primi minuti di musica araba si passava ai bollettini, il nucleo della trasmissione. Si parlava di notizie nazionali e internazionali, alcune del tutto neutrali, mentre altre decisamente più propagandistiche, volte a sottolineare quanto si stesse bene sotto l'egemonia del duce, a differenza di quelle vecchie plutocrazie liberali. Si parlava in arabo della politica italiana, delle conquiste in Spagna, della conquista d'Etiopia e ogni tanto ci si buttava in mezzo cose del tipo «Ah, ma vi ricordate quando gli inglesi vi hanno promesso la libertà? Com'è che è finita? Ah, non è arrivata». Possiamo dire che italiani e arabi sono simili perché sono i grandi insoddisfatti di Versailles. Germania non ci interessa. Gli ultimi minuti di trasmissione invece erano le conversazioni, libertà assoluta. Si parlava di scambi culturali nel corso dei secoli del Mediterraneo, si sottolineava come sì, ci sono state le crociate, ma ci sono stati anche secoli di relazioni pacifiche tra il mondo musulmano e l'Italia. L'italiano era la lingua terza che utilizzavano gli ottomani quando dovevano parlare con l'Europa, particolare enfasi sulla Sicilia musulmana, siamo poi così diversi tu e io? Risposta brevissima, no, per maggiori informazioni ti lascio qua sopra il video sulla Sicilia che abbiamo fatto. E poi si sottolineava il parallelismo tra il diritto romano e la legge del Corano. La scelta degli argomenti ovviamente non era casuale, c'erano le migliori menti d'Italia che sceglievano appositamente gli argomenti per far sì che Radio Bari funzionasse anche in maniera propagandistica, pur con tutte le limitazioni dell'epoca. Prime fra tutte si utilizzò l'arabo standard come lingua. L'arabo scelto da Radio Bari è quello proveniente dalla penisola arabica, quello standard, ma è già diverso in Egitto, in Marocco e in Siria. E poi c'è un problema di ricezione. Se l'Italia può trasmettere perché è tanto industrializzata, non è detto che le trasmissioni arrivavano proprio a macchia d'olio in tutti i territori musulmani del Medio Oriente. Nonostante tutto, però, Radio Bari funzionò perfettamente e noi abbiamo le testimonianze scritte. Green screen disattivato perché è il libro da consigliare, se no non si legge. Mussolini e musulmani, dello stesso identico colore dello sfondo, tra l'altro, neanche a farlo apposta. È su questo libro che si basa la maggior parte di questo video. È un libro semplicissimo, perché sono capitoli, tanti capitoli ma brevi, proprio sono fatti di aneddoti, come spesso è la nostra storia, quindi ci sono delle cose meno rilevanti come l'amante musulmana di Mussolini oppure D'Annunzio che viene affascinato dall'Egitto, ma ci sono cose molto più importanti, le opere appunto di Balbo in Libia, Radio Bari, la legione araba del Littorio, cose molto dettagliate ma tranquillamente alla portata di tutti. Trovate il link in descrizione. Come stavo dicendo, Radio Bari funzionò, ci sono le testimonianze delle alte cariche del mondo musulmano fuori dalle colonie italiane che parlavano con gli italiani: «Oh, io ascolto la radio, io sono un fan, quando arriva la prossima trasmissione, il prossimo episodio», robe del genere. Altra cosa importantissima, riuscimmo a scatenare nella mente degli inglesi una specie di isteria collettiva, la sindrome degli italiani sotto al letto. Praticamente a un certo punto gli inglesi entrarono in questa sorta di paranoia che non sapevano dove girarsi, che comunque c'era almeno un italiano che rompeva le palle da qualche parte. Non riuscivano a stare tranquilli nella loro gestione coloniale perché c'era l'italiano che comunque aveva gettato la lenza da qualche parte per cercare di adescare qualcuno, adescare le popolazioni locali, creare disordini, quindi dovevano rimanere guardinghi in tutto il mondo praticamente. Neanche a dirlo, la guerra delle onde si interruppe con la seconda guerra mondiale, anche se lì era già arrivato un periodo dove la politica filo-araba del regime sarebbe iniziata appunto a mutare. Abbiamo parlato di tutto quello che è successo prima, abbiamo parlato di cose che sono successe dopo, è il momento di arrivare al momento clou, allo sposalizio definitivo, a l'unica cosa che è passata alla storia e anche quella più inutile, quella faziosa, quella solo bella da vedere, la spada! Inchiodata sul palmeto veglia immobile la luna, a cavallo della duna sta l'antico minareto. 18 marzo 1937, Oasi di Bugara. Il capo berbero Yusuf Kerbis si avvicina al duce e pronuncia: «Vibrano accanto ai nostri animi in questo momento quelli dei musulmani di tutte le sponde del Mediterraneo che, pieni di ammirazione e di speranza, vedono in te il grande uomo di Stato che guida con mano ferma il nostro destino.
Il capo berbero, amico e sostenitore dell'Italia, consegna al vecchio romagnolo una spada di oro massiccio cesellata di preziosi, che questo, già a cavallo di un puro sangue arabo e circondato da 2000 cavalieri musulmani, sguainerà verso il cielo con tanto di grido di guerra. Uled. Questa è la cerimonia che passa alla storia, tuttavia è molto più importante il discorso che il duce ha fatto una volta rientrato a Tripoli. L'Italia fascista intende assicurare alle popolazioni musulmane della Libia e dell'Etiopia la pace, la giustizia, il benessere, il rispetto delle leggi del profeta e vuole inoltre dimostrare la sua simpatia all'Islam e ai musulmani del mondo intero. Ci siamo, è fatta, è il coronamento di quasi 20 anni di sacrifici, di investimenti, di soldi, di propaganda, di impegno, di favori, anche di un'iniziale guerra e repressione, ci mancherebbe, ma è il momento in cui si iniziano a cogliere i semi di quanto piantato, ma soprattutto è il momento che segna, che evidenzia come non mai l'Italia è stata in grado di riconoscere la strategia da adottare, ovvero semplicemente guardare dall'urbe verso il basso, possibilmente in basso a destra, da dove arrivano storicamente tutte le ricchezze e il potere del mondo. Ricchezza, potere e il conseguente controllo del Mediterraneo. L'uomo che nel 1929 aveva fatto il concordato tra Stato e Chiesa, concordato che andrà in crisi nel 31, parte che non si ricorda mai nessuno, l'ateo socialista che aveva reso l'Italia un paese cattolico, nel 1937 è anche protettore dell'Islam. Nessuno si pose il problema se non gli intellettuali a Roma. La spada, secondo la leggenda, forgiata dai più straordinari maestri fabbri e orafi nella più recondita Arabia Saudita, intrisa di scritte arabe e gioielli incastonati nell'Elsa, ma in realtà nel 1937 fu lo stesso Mussolini in persona che la commissionò alla ditta Picchiani e Barlacchi di Firenze. E basta, la leggenda finisce qua. Però, ha fatto la sua figura, doveva fare l'oggetto scenico, ha fatto l'oggetto scenico. Dove è andata la spada, questo è molto interessante, è sparita nel 1943. Dopo l'8 settembre, anzi fino all'8 settembre, una volta rientrata dalla Libia era custodita in una teca di vetro a Rocca delle Caminate. Poi con l'8 settembre, con la guerra civile in Italia, con i numerosi e legittimi regolamenti di conti nella Repubblica Sociale, non soltanto tra italiani ma anche tra Italia e potenze estere, la spada è sparita. Qualcuno ha provato a seguire il destino della spada, forse probabilmente è passata da Via delle Botteghe Oscure, quindi la sede del Partito Comunista storico, e forse ora si troverebbe in Lombardia da qualche parte. Speriamo che un giorno ce la rendino. Come sempre accade nella storia di questo paese, fascismo o non fascismo, rimane impresso nella mente di tutti il momento bello ma inutile, il momento di maggiore sfarzo, di maggiore scena, ma sotto sotto le cose importanti o erano già fatte o sarebbero arrivate. Anzi, diciamo che erano solo state fatte prima, perché come vediamo adesso non abbiamo colto i nostri frutti. Sembrata da mille passioni, la voce d'Italia fibrò. Ci siamo quindi, il momento è giunto, la guerra si avvicina se non ci stiamo già dentro ed è il momento di lanciare e fomentare la legittima rivolta araba. O forse no. Gente molto più preparata di me ha dimostrato come fino all'ultimo il governo italiano era indeciso se entrare o meno in questa guerra, quindi fino all'ultimo si optò per non interrompere le relazioni con inglesi e francesi. Questo fino al 10 giugno del 40. All'indomani invece dell'attacco tedesco alla Francia è dimostrato, molti hanno raccontato di come Mussolini continuasse a passeggiare durante tutto il giorno per i corridoi di Palazzo Venezia ripetendo ad alta voce ci sarà una seconda Marna, è ovvio che ci sarà una seconda Marna, e sotto sotto ci sperava. La seconda Marna però non ci fu. Da qui l'isteria collettiva italiana, dove non tutti, ma una buona parte del governo Mussolini, quindi dei gerarchi, ci cascò nella grande bugia del i tedeschi stanno conquistando tutta l'Europa, dobbiamo buttarci dentro anche noi perché sennò rimaniamo fuori e questi ci adombrano per sempre.
Fino all'ultimo però le famose relazioni internazionali vennero portate avanti nei confronti di francesi e inglesi, motivo per cui all'indomani, proprio a ridosso della guerra, si cercò come non mai di non rovinare i rapporti con le potenze alleate, evitando qualsiasi cosa, anche disordini nelle colonie. Nella seconda metà degli anni 30 la politica filo-islamica del regime subì un cambiamento radicale. Si passò dalla classica rivolta delle popolazioni arabe, a discapito di Francia e Inghilterra, fino alla ben più piccola politica antisemita. I motivi, signori, li sappiamo tutti. C'è la guerra d'Etiopia, l'Italia viene lasciata sola dalle società delle nazioni, abbiamo bisogno di alleati, guardati intorno, oh no, che palle, è rimasto solamente il pittore austriaco cui avevamo rotto le palle negli anni precedenti impedendo l'Anschluss, quindi bisogna dimostrare fiducia e amicizia, quindi vai con l'Anschluss, annetti pure l'Austria e facciamo politica di distensione con le leggi razziali. Quando il seme del razzismo entra artificialmente nella penisola italiana, bisogna cambiare ovviamente anche la politica estera che si ripercuoteva direttamente nelle colonie e in relazione anche al mondo arabo. Motivo per cui dal Grande Maghreb ci si concentrò solo sulla Palestina. Già in passato il governo italiano intrattenne rapporti con i palestinesi sempre in chiave antibritannica, ma adesso le operazioni avevano duplice valenza. Da una parte impedire categoricamente agli inglesi di costruire la loro roccaforte ebraica a protezione del canale di Suez. Ricordate che il primo piano di partizione non arriva dopo la seconda guerra mondiale, ma è di un decennio prima, degli inglesi. In seconda battuta, il fattore antisemita. Lo diciamo subito, c'è la firma del governo italiano che ha approvato il piano del Gran Muftì di Gerusalemme Amin al-Husseini per l'avvelenamento dell'acquedotto di Gerusalemme per lo sterminio di tutti gli ebrei. C'è la firma del governo, così come c'è la firma del governo anche per i gas in Etiopia, a differenza di chi dice no ma fu Badoglio che sotto sotto li ha usati lui sneaky, negativo, l'abbiamo firmato. È importante riconoscere il problema e la ferita della nostra storia per poi risanare la ferita. Sì, a onor del vero abbiamo firmato l'accordo col Gran Muftì solo dopo che questo ci garantiva l'addestramento di alcuni ufficiali libici, quindi fu tutto all'italiana maniera, lo faccio ma non lo faccio fino in fondo, però la firma c'è. I motivi della mancata rivolta vanno anche a ricercarsi tra una mancata strategia comune con la Germania. Se al governo italiano interessava una più generica collaborazione con le nazioni del Maghreb e dell'Oriente, che tradotto significa una catena molto morbida e molto lunga, ma pur sempre una catena. La Germania era più concentrata sul ripulire le zone arabe dalla componente giudaica, oltre a espellere gli inglesi, cosa che ha sempre voluto fare anche l'Italia, ma che proprio all'ultimo non volette fare, per non incrinare i rapporti appena deteriorati con le potenze alleate. Il modus operandi italiano, l'abbiamo visto, è un lento ma inesorabile soft power, una politica lunga di pazienza e di dialogo, tanto poi le cose accadono. I capi del fondamentalismo islamico saranno accolti più volte a Roma negli anni 40 e continueranno ad arrivare finanziamenti anche, ma senza mai crederci davvero. Oramai la guerra era diventata molto più diretta che indiretta. Quando nel cielo incontri la morte, gira intorno a noi e falle la corte. Con la sconfitta tanto dal punto di vista tattico quanto strategico della seconda guerra mondiale, l'Italia perde tutto, per prima cosa se stessa. Negli anni della ricostruzione e subito dopo, tuttavia, ci sarà un'ultima potente fiaccola portavoce della strategia italiana, mascherata, questa volta, da industria e capitalismo, ma che nascondeva qualcosa di ben più importante. Sarà proprio Enrico Mattei a riallacciare i rapporti col mondo musulmano, con tutto il mondo musulmano, dalle vecchie colonie italiane all'incredibile contributo in Algeria, mentre questa combatteva la Francia, fino ad arrivare alle porte della Persia. L'ENI arriva anche a Teheran. Il 27 ottobre 1962 però l'aereo su cui viaggiava il presidente dell'ENI subì un tragico incidente. A differenza di quanto accaduto sopra i cieli di Tobruk nel 40 con Italo Balbo, questa volta è probabile che non si trattò proprio di un incidente. Mattei merita un video a parte. Concludiamo quindi con una considerazione. L'Italia, come ha dimostrato la storia, non conosce vie di mezzo, purtroppo, L'Italia è bianca o nera, l'Italia è al suo massimo oppure è al suo minimo. Penso che siamo in un periodo di minimo, correggetemi se siete in disaccordo,
Se vogliamo tornare a essere al massimo, dato che o una cosa o l'altra, dobbiamo semplicemente tornare a riconoscere la realtà. Non è neanche difficile, dobbiamo semplicemente accettare quello che è già scritto, quello che è già fatto. Dobbiamo ricominciare, scusate, a staccarci dall'alto, dal tedesco, dal franco e continuare a ricominciare a guardare in basso. Dobbiamo tornare a proiettarci nel mondo che oggi ci fa più paura, quello che sembra che ci stia invadendo. L'Italia è l'unica che lo può fare, i tedeschi non sanno neanche cos'è il Mediterraneo, il ceppo anglo-americano si fa odiare, si è fatto semplicemente odiare da tutto il Medio Oriente e anche oltre. E poi ci sono i francesi non sono propensi al dialogo, l'abbiamo visto in Algeria, non sono propensi alla mediazione, all'accettazione del compromesso. Non esiste nessun altro che lo può fare. Soltanto l'Italia può ergersi tra la stupidità dei barbari e la crisi in Medio Oriente. È difficile, ma si può iniziare con il primo passo, con un terreno, con un posto che già conosciamo, ovvero la quarta sponda. E anche per oggi abbiamo fatto video titanico, ma a cui tenevo particolarmente, ci tenevo veramente tanto, infatti mi sono scaldato più volte, come avete visto. Io vi ricordo il libro in descrizione, non vi faccio vedere la copertina perché sennò si bugga tutto, Mussolini e musulmani, trovate il link Amazon. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare hype, che ho scoperto funziona solo da telefono, quindi se non lo vedete è per quello. Lasciare hype, mettere like, condividere il video, commentare e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!